La scintilla che ha creato l'esigenza di una fondazione risale al 2001, una situazione forse molto analoga a quella del 1934, quando Luigi Lavazza visitò entusiasta per la prima volta il Brasile. Nel 2001 accadde più o meno la stessa cosa, quando il mercato del caffè fu colpito da una sovrapproduzione molto importante e il prezzo cadde a dei valori estremamente bassi, impoverendo la stragrande maggioranza dei produttori di caffè. Siamo nel 2001, Bogotà. Il fatto più importante di quel tempo era un livello di prezzi del caffè estremamente basso. Ovviamente questo creava una quantità di problemi enormi ai produttori. Chiacchierando viene fuori un po' così, nasce in modo assolutamente estemporaneo l'idea di provare a fare qualcosa e subito ci posizioniamo sul tema delle conoscenze. Il cuore di questa cosa deve essere il riuscire a produrre del caffè migliore, più buono, di qualità, perché in qualsiasi mercato se tu hai un prodotto migliore, se tu hai il prodotto più buono, sei comunque il primo a vendere. Fu un po' come dire l'inizio di una storia destinata a portare sui paesi d'origine dei progetti di sostenibilità orientati al rispetto delle regole del mercato. Fu un'idea rivoluzionaria perché per la prima volta si era un po' pensato di mettere insieme sostenibilità e qualità. Nacque così il progetto Lavazza Tierra. Empezamos a trabajar con Lavazza Foundation hace 20 años. Esto se materializó en un primer proyecto en el 2004, que fue para 3 países, Honduras, Colombia y Perú. Y ahí se inició el progetto Tierra. La prima parte del progetto è stata proprio quello di capire che cosa serviva, cosa volevano le comunità che avevamo individuato. Poi magari complementare la raccolta delle esigenze con degli aspetti tecnici. Non è detto che una comunità sappia tutto quello di cui magari ha bisogno. E quindi di fatto sono venuti 3 progetti diversi, ma perché le esigenze erano diverse. A seguito si pensò che questo tipo di modello di intervento aveva bisogno di una casa e da lì nacque l'idea di creare una fondazione. Il progetto nasce nel più o meno 2001, la fondazione nasce dopo, nel 2004. Più avanti si decise anche di iniziare a creare un archivio e fu proprio grazie alla collaborazione che si creò con Steve McCary che l'archivio iniziò a prendere corpo e scattò delle prime foto veramente molto belle che oggi poi noi ritroviamo in tante pubblicazioni che raccontano la storia dei progetti, delle persone, dei luoghi in cui noi abbiamo deciso di operare. El impacto de este proyecto en la vida de todos nos ha cambiado a través de 2 componentes principales. Uno es el componente ambiental y otro es el componente social. Entonces, nuestra intervención ha sido para lograr mantener la biodiversidad de estos ecosistemas y poder crear y trabajar con sistemas productivos como el café, pero de una manera ambientalmente amigable, con sistemas agroforestales y siguiendo las normas de certificaciones ambientales como Rainforest Alliance. Entonces esta es una oportunidad que se dio para hacer las cosas bien desde el principio, tratando de respetar todo estos requerimientos ambientales y unir con un corredor biológico la zona entre los 2 parques naturales colindantes. En la parte social es que esta zona era una zona donde había habido mucho conflicto armado en el pasado. Varias de los municipios que están en el proyecto eran parte de una zona desmilitarizada, entonces estas comunidades estuvieron en una zona donde el único posible cultivo que ellos tenían allá y que iba a tener demanda era la hoja de coca, y ahí fue cuando nosotros llegamos con el proyecto y fue una alternativa legal, viable para todos ellos. Entonces, ahora ellos dicen que son muy orgullosos de estar produciendo legalmente un cultivo que no envenena ni la tierra ni la gente y que les hace mantener en el mediano y largo plazo una sostenibilità para su finca. Questi produttori
tutte le mattine che si svegliano devono prendere delle decisioni imprenditoriali. Magari dal nostro punto di vista sono anche piccine, ma dal suo punto di vista sono grandi e importanti e fondamentali. Non è stato formato per prendere queste decisioni tutti i giorni, però lo deve fare. Quello che noi cerchiamo di fare è proprio di cercare di aiutare ad avere gli strumenti per poter al meglio fare questo mestiere, che è quello dell'imprenditore. Most of the farmers face a number of challenges. The unpredictable weather, the pests and diseases which affect their crops, or they generate low income, and this leaves them still in poverty. They end up selling their coffee raw before even the season comes to an end because they are struggling to meet their day-to-day needs. So it was evident that these farmers need an integration of entrepreneurship skills for them to at least have an alternative source of income. SAWALD is an organization with headquarters in Uganda, and what we do is we provide wide-scale access to business skills that have transformed the lives of many people. Together with Lavazza Foundation, we are implementing the Wijana Coffee project. We shared with them these different income-generating skills, have these skills be integrated in their coffee farming so that they can be motivated to stay farming. Ad oggi ci rendiamo conto che c'è un problema molto importante che è l'abbandono delle piantagioni di giovani generazioni che non sono più amanti della vita di campo e decidono di intraprendere delle nuove strade. Quindi quello che facciamo come fondazione è aiutarli ad amare nuovamente il caffè e a ritrovare quel sapore di futuro. Abbiamo tantissimi progetti attivi, uno fra tutti è il progetto A Cup of Learning, una tazza di conoscenza che offre l'opportunità a tantissimi ragazzi di riscoprire il caffè e di trasformarlo, e abbiamo tantissimi moduli. Uno fra tutti è quello legato al mondo delle caffetterie, quindi gli insegniamo a diventare baristi. Fui parte del proyecto de Lavazza, una tasa de aprendizaje que se centra en dar capacitaciones de barismo. Fundación Lavazza tuvo un impacto muy significativo en mi vida. Uno de los sueños que ahora puedo visualizar es que puedo aumentar mi producción de café amigable con el medio ambiente, libre de deforestación, tener una cafetería de especialidad, apoyar a mi comunidad en proyectos sostenibles. La fondazione ha sempre lavorato insieme agli altri. Non esisterebbe se non ci fossero i partner che lavorano sul campo. Noi non abbiamo degli agronomi specializzati che partono da Torino e vanno in Messico o in Etiopia ad insegnare qualcosa a comunità locali. Non l'abbiamo e non l'avremo mai, perché il nostro obiettivo è lavorare con chi lo fa là. L'indipendenza la dai solo se lavori con chi è là, con le comunità native di quel posto, ed è per questo che lavoriamo con le ONG locali e continueremo a farlo, perché da soli si va veloce e insieme si va lontano. Noi non abbiamo la necessità di ottemperare un KPI, ecco, quindi non lavoriamo per il numero, lavoriamo per le persone. Pensiamo sempre di più ai progetti come se fosse un puzzle, dove ogni pezzetto rappresenta una qualche competenza, una qualche necessità di quella determinata attività. E quindi il nostro ruolo in qualche modo diventa quello un po' del catalizzatore. Devo dire che siamo riusciti a mettere insieme attori molto diversi, che però hanno trovato nel nostro progetto il luogo ideale per poter collaborare e consentire al modello Fondazione Lavazza di coprire veramente un ampio ventaglio di obiettivi. Noi collaboriamo con tantissimi enti pubblici, privati, che lavorano in modo veramente duro e conoscono le necessità dei territori, e insieme riusciamo a rispondere ad alcuni di questi bisogni. Molto spesso sono delle associazioni piccole che però si occupano di tematiche estremamente importanti. Nel 2001 l'attenzione era soprattutto posta sulla produttività, ma poi le componenti sono diventate tantissime, fino ad arrivare, diciamo, alla complessità del progetto di oggi, che prevede parti destinate all'inclusione di genere, al microcredito, all'educazione, alla sanità.
Tutti i progetti di Fondazione Lavazza hanno una componente di empowerment femminile. In tutti i progetti facciamo training dedicati alle donne, in tutti i progetti creiamo delle cooperative in cui le donne hanno un ruolo. Nel mondo il 70% della produzione del caffè è opera di donne, ma solo il 30% della terra adibita a caffè è proprietà di una donna e anche la percentuale di donne nei direttivi delle cooperative varia tra il 20 e il 30%. Dal chicco alla tazzina c'è bisogno di empowerment femminile perché le donne ci sono, ma non hanno il ruolo di responsabilità che spetta loro. Un esempio importante è un progetto che abbiamo attivato nel 2016 in Guatemala con questo gruppo di 20 donne che sono le nostre Mujeres del Café insieme ad un'associazione che si chiama Verdad y Vida. Verdad y Vida è un'associazione che non si occupava di caffè fino al nostro incontro, ma si occupava di memoria collettiva. Questa associazione aveva il compito nelle comunità che erano state più martoriate dalla guerra civile di recuperare la memoria collettiva, di insegnare ai giovani quelle che erano state le storie, a volte anche tragiche, delle loro famiglie e delle loro comunità, per costruire poi un futuro di pace. Questa associazione, oltre a fare questo, si occupava anche di leadership femminile. Quando ci siamo incontrati abbiamo pensato che il caffè fosse il mezzo migliore per unire questi due mondi, il mondo della memoria, della tradizione e il mondo delle donne. Verdad y Vida impacta en mi vida a través de sus talleres de historia, talleres de memoria, talleres que ayudan a que la juventud mire con otros ojos la historia de su pueblo, mire con otros ojos lo que el Estado guatemalteco ha intentado ocultar. La Fundación Lavazza pues ha ayudado parte de ese desarrollo personal, ya que conociendo a Fundación Lavazza a mis 18 años fue algo muy bonito y una vivencia muy especial cuando inicio mis prácticas in Verdad y Vida. Parte proprio dall'elemento del diritto umano, della consapevolezza per questi gruppi di donne di riconoscersi come donne in primis, come parte importante di una comunità e soprattutto che insieme sono riuscite a fare tante cose legate al caffè. Loro hanno fatto un percorso molto complesso, un percorso di consapevolezza e da produttrici sono diventate imprenditrici. Este proyecto ha cambiado mi vida a través del café. El café ha sido el motor que ha ayudado a las juventudes, ha ayudado a las familias a salir adelante. Y he visto que el café puede dar más. El café ayudaría a la economía de las comunidades. Siamo passati dalle 20 donne del 2016 alle 180 di oggi, le quali hanno costituito 5 cooperative che prendono decisioni di forma collettiva. Quando le donne sono al potere prendono decisioni per la comunità e quindi quando si lavora con le donne nel caffè si è sicuri di avere un risultato per tutti. Tenemos familias en las cuales la mujer al inicio del proyecto no era una persona que pudiera asistir a las capacitaciones de los agrónomos y del equipo técnico, porque tradicionalmente allá quien maneja la caficultura ha sido el hombre. Ci sono tantissimi studi che provano che quando il rapporto uomo-donna, il rapporto di genere funziona bene, quindi di fatto la coppia, la famiglia prende le decisioni insieme, lavora insieme come gruppo, quasi sempre ci sono dei benefici economici molto significativi, si produce più caffè e si produce meglio. La consapevolezza di avere dei diritti aiuta moltissimo le comunità con le quali lavoriamo insieme ai tantissimi partner che collaborano attivamente con le comunità produttrici sul campo. Una de estas participantes en particular mostraba signos de violencia intrafamiliar. A través de los cultivos de café y del acompañamiento técnico, esta mujer se empoderó, ya es la dueña de su finca, ella se encargó de la finca y de los niños. A través del café ella puede ver el futuro con esperanza. Da 20 anni e per i prossimi 20 e anche più anni continueremo a lavorare sulle donne perché sono la chiave per la sostenibilità del caffè e dell'intero settore nel futuro.
vogliamo stabilire delle relazioni durature, perché le relazioni durature consentono non soltanto di raggiungere dei risultati migliori, ma di poter eventualmente approfondire il progetto. Il minimo indispensabile sono 3 anni, ma semplicemente perché se tu pianti una piantina, prima di 3 anni non vedi il prodotto, quindi sotto quel periodo non serve a niente, ma poi a 3 anni tu cominci a raccogliere la prima ciliegia, ci sono ancora un sacco di cose da fare. Noi operiamo non solo dove cresce il caffè, ma anche dove, come Gruppo Lavazza, abbiamo i nostri plant, abbiamo gli uffici. A Torino, dove c'è il centro direzionale, noi siamo in un quartiere estremamente vulnerabile. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare un ponte e aprirci e fare in modo che ci sia questo scambio, questo blend. Abbiamo delle partnership più longeve, prime fra tutti Save the Children con Civico Zero a Porta Palazzo, abbiamo delle partnership importanti con Rete Italiana di Cultura Popolare, in particolare si tratta di portinerie di comunità, sono dei luoghi che offrono dei servizi alla comunità. Ed è un progetto molto importante perché dà la possibilità a giovani, ragazze e ragazzi, spesso con situazioni di fragilità, a trovare una forma di tanto fiducia in se stessi, una formazione qualificata come quella che Lavazza riesce a dare e poi insieme ai centri per l'impiego di Torino iniziamo a trovare dei tirocini formativi e soprattutto grazie a uno strumento che si chiama Portale dei Saperi riusciamo a costruire le corrispondenze giuste. Quindi tutti insieme questi attori hanno fatto in modo che la comunità di prossimità prendesse cura di se stessa. E l'idea è quella che insieme questa alleanza tra Rete Italiana e Fondazione Lavazza possano andarsene in giro per l'Italia a cambiare l'idea di intervento, che non è un intervento spot, ma è un intervento che deve fare riferimento alle storie delle persone. La Rete Italiana li segue costantemente, non solo durante la formazione, ma durante il tirocinio e anche dopo. Spesso tornano a trovarci e noi capiamo se quella vita è cambiata e c'è poco da fare. La vita cambia se trovi lavoro, il lavoro è veramente la cosa più importante che c'è. Abbiamo anche delle importanti partnership con enti come l'UNHCR, insieme ad altre associazioni legate al tema dei rifugiati e richiedenti asilo come l'associazione Mosaico. Il Comune ha aperto questi sportelli che offrono dei servizi alle persone che decidono di intraprendere il viaggio lasciando il loro paese. Quindi il centro servizi è il primo porto d'approdo per conoscere tutte le possibilità che la città di Torino, il quartiere Aurora, offre per loro. Mosaico è una realtà che è nata dai rifugiati per i rifugiati. Il sottoscritto è stato uno dei promotori di questa realtà. Quando sono arrivato a Torino, il primo spazio che ho frequentato è qui. Per questo dico mi sento proprio a casa. Ovviamente all'epoca io ho aspettato quasi 4 anni prima di avere un documento. Non potevo lavorare come richiedente asilo, non potevo fare nulla. Per dire i documenti si rinnovavano ogni 3 mesi. Prima di andare a ritirarlo il questore era già scaduto. Andavo a prenderlo, dopo lasciarlo lì. Era questo contesto molto difficile e complicatissimo. Eppure forse è lì che da questa difficoltà abbiamo cercato di convertirlo un po' in capitale sociale, creando uno spazio per accogliere chi sta arrivando dopo di noi. Per dire a loro è complicato e difficile, ma potete farcela. Chi arriva senza strumenti fa fatica di arrivare a un servizio, all'istituzione. E noi cerchiamo anche di essere questo ponte per favorire un po' i legami sociali, ma anche fare capire un po' alla cittadinanza chi arriva non è un pericolo, ma chi arriva porta dietro una storia, dei valori, delle competenze anche. Se una volta accorto può mettere un po' a disposizione per il bene comune. Il pensiero nasce lì e oggi siamo molto orgogliosi che la città anche ci ha accorto che ci siamo. Anche Lavazza con gli altri darà una mano per dare ancora più visibilità a questo pensiero che stiamo costruendo in questa città. L'impatto di una fondazione come Lavazza e del nome Lavazza è come andare a giocare in una grande squadra, scendere in campo e dire faccio parte di quella squadra lì. La Fondazione Lavazza mi ha dato la possibilità di fare delle esperienze incredibili, di conoscere tantissime persone. L'anno scorso sono stata in Uganda, sono stata accolta da un gruppo di donne che mi sono venute incontro cantando e sventolando la loro verdura, perché loro mi stavano mostrando il frutto del progetto que avevamo attivato insieme sul campo. La confianza que ha depositado en nosotros la Fundación Lavazza ha dado una nueva posibilidad a los agricultores
y una satisfacción a los que participamos del proyecto de poder trabajar por nuestro país. La primera vez que escuché de Fundación Lavazza me pareció increíble las cosas que hacían, los temas donde se centraban. Como jóvenes que estamos actualmente en estos procesos de café, es una maravilla. Per fortuna abbiamo sempre registrato un apprezzamento molto elevato da parte di chi è entrato in contatto con i progetti della Fondazione. Cerchiamo sempre di fare tutto con l'approccio che caratterizza l'azienda, che caratterizza la famiglia Lavazza, cioè la serietà. È un asset che noi possiamo e dobbiamo mettere a disposizione dei progetti per dire ad altre persone, ad altri soggetti, altri donor, lavoriamo insieme. Lavorare per il futuro della comunità dei produttori è molto importante. Penso che questo sia il nostro scopo. Infine, ritengo che un occhio di riguardo vada poi dato da qui in avanti sempre di più a una certa categoria, che è quella dei ragazzi. Loro rappresentano il nostro impegno. C'è quella bella foto di Steve che ritrae questi bambini che lanciano in aria i chicchi di caffè. Ecco, lì dobbiamo andare.